Allora, io mi chiamo Maria Coppola, ho 55 anni fra qualche giorno, sono nata ad Agerola, vivo ad Agerola e continuerò a vivere almeno per qualche altro anno ad Agerola. Faccio la mamma, la moglie e la figlia, quindi faccio la casalinga, mi dedico alla casa, alla mia mamma che non è più autosufficiente e al giardino e alla proprietà della mia famiglia. Cosa coltiva? Tutti i prodotti tipici che il clima di Agerola permette. Fave, cipolle, patate, verza, pomodori soprattutto, cipolle, finocchi, zucchini, tutti i prodotti tipici del clima montano dei Monti Lattari. E può farmi un esempio di una sua giornata tipo? Quindi cosa fa, cosa mangia? Allora, la mattina preparo la colazione a mio marito con ho un tarallo agerolese messo poi a bagno nel tè o nel latte, oppure le fette biscottate con la marmellata che facciamo con le pere pennate, che è un pero tipico, che è una pera tipica del nostro paese. Poi mi dedico a sistemare la mia mammina che purtroppo è invalida e dopo scendo e passo dalle mie amiche, cioè le gallinelle, i polli, le do a mangiare, le porto fuori nel cortile e beccano a terra quello che trovano perché sono cresciute a terra. Come mai si chiamano così le pennate? Le pere pennate si chiamano così perché si dice che è un albero così alto che arriva alle pennate dei tetti, cioè alle penne, alle falde dei tetti. E quindi è derivato questo nome pera pennata, che è una pera buonissima da cui si può fare sia la marmellata sia la pera in barattolo sciroppata. Il famoso pasticcere di riso ha creato questo dolce famoso, che è diventato famoso, ricotta e pera, perché insieme alla ricotta viene lavorata anche la pera sciroppata pennata. Lei le produce? La confettura la faccio anche se di albero di pere ne ho solo due, però siccome ho molte amiche che hanno le piante, produco parecchi barattolini di marmellata perché viene consumata soprattutto per fare le crostate, vi ripeto, la colazione, quindi Ma quindi ad Agerola esiste un forte senso di appartenenza alla comunità? Siete tutti sì, sì, amici? tantissimo. Siamo molto, siamo un popolo, una comunità molto unita, ci aiutiamo gli uni gli altri, soprattutto col vicinato, c'è un bel rapporto di stima, di amicizia, di confidenza, se abbiamo bisogno gli uni gli altri ci aiutiamo e in particolare, se posso, vorrei raccontare di un'amicizia che dura da tantissimi anni con una vicina di casa che quando si sposò circa 40 anni fa, poiché all'epoca non tutti avevano la possibilità di avere gli impianti dei termosifoni in casa, non avendo come riscaldare il proprio appartamento, la mia mamma, che aveva il camino, tutti i giorni, la mattina e la sera, le procurava il braciere con i carboni ardenti, con le carbonelle, così poteva riscaldare l'appartamento e asciugare i panni che durante l'inverno non era possibile asciugare all'aperto. E quindi questa persona, che da noi affettuosamente viene chiamata signora Marta, si è creato questo rapporto che dura tuttora e quando ci sono le feste di precetto, Pasqua, Natale o i compleanni, non mancano le sue delizie e quindi a Natale non mancano i suoi roccocò con le zeppole fatte in casa, a San Giuseppe le zeppole di San Giuseppe con la crema e l'amarena, a Pasqua il casatillo con la pastiera, ai compleanni soprattutto le torte fatte in casa ed è un'amicizia vera, sincera e tuttora c'è quasi una venerazione nei riguardi di mia mamma che ormai ha 91 anni, di questo rispetto che non è mai mancato. Anche magari durante le festività che passate insieme?
non riusciamo spesso a festeggiare proprio quel giorno insieme, però c'è questa tradizione che andiamo a farci visita, cioè il giorno prima o 2 giorni prima di una festività andiamo a trovarci, loro vengono da noi andiamo da loro e ci scambiamo i doni, il caciocavallo, la mozzarella, il tarallo, la fresella, un prodotto tipico del posto. La città di Agerola Sì, viene definita città del pane, per questo? sì, ci sono molti biscottifici e panifici che producono questi prodotti ottimi che si possono consumare in vario modo. Ad esempio c'è il tarallo che è è un anello di pane di farina fatta con lievito, sale e aromatizzato con finocchietto, con doppia cottura, e può essere mangiato sia così oppure spunto in acqua e poi condito con olio, con i pomodori. A lei sembra che siano cambiati i sapori rispetto a quando era più piccola? Oltre che i Allora, sapori, anche per esempio il modo di coltivare la terra. Allora, il modo di coltivare la terra non è cambiato, forse è migliorato, perché se prima era fatto tutto a mano, ora con l'aiuto dei trattori e con la meccanica, diciamo c'è un aiuto in più per il contadino. Il metodo e le tradizioni sussistono ancora, infatti molti prodotti si mettono in base alla luna, se è il sottile di luna, se è il pieno di luna. Diciamo che sono tradizioni che continuano ad esserci. I sapori personalmente non sono cambiati, però diciamo che personalmente quando faccio un sugo, cucino un pollo, in bocca ho quel sapore che ricorda il modo in cui cucinava mia madre e mi sembra diverso, anche se il sugo, il pomodoro è sempre quello, il seme di quel pomodoro è quello, il metodo di cottura di quel pomodoro è quello, il pollo come lo cresceva mia mamma così lo cresco pure io, però diciamo che quel gusto ricorda quello di mamma, però quello di mamma era più buono. Qual è un suo piatto della memoria? Quindi un piatto del passato che Che vi salverebbe da cucinava la non mia essere mamma. dimenticato? Sì, magari sì. Un piatto che faceva sempre la mia mamma e che ora purtroppo non me lo fa più, è sempre, riguarda sempre il pane duro aggerolesco, che si può fare anche col tarallo e con le uova. Si bagna il pane duro e si rende non troppo molliccio. Si stringe e si mette poi in padella a sfriggere. All'epoca si sfriggeva con un po' di sugna. Ora, non usando più la sugna, si potrebbe fare con l'olio, però il sapore, quello della memoria, era quello là fatto con la sugna. Si lasciava soffriggere in padella con un po' di sugna e poi si aggiungevano un paio di uova sbattute. E veniva quindi questa amalgama di uova battute con il pane duro bagnato, insaporito con un poco di sale e sugna. Ed è un sapore, un gusto che resta indelebile nella memoria e purtroppo non c'è chi me lo fa più. Me lo posso anche fare, ma il sapore non è più quello là. Ma la sugna non la usate più perché pensate che faccia male? Allora, io in famiglia non la uso più perché ho un figlio vegetariano. Molti che hanno ancora che allevano maiali la usano ancora. E si usa anche in paese perché quando è Pasqua che c'è l'usanza di fare il casatiello, la sugna viene usata e poiché è genuina perché viene fatta in casa, c'è chi ancora in cucina la usa per friggere le patate, per fare condimenti. Personalmente io fino a una decina d'anni fa la usavo. Ora da quando mio figlio ha fatto questa scelta per solidarietà non la usiamo più. Allora, per quanto riguarda il sugo, diciamo che il procedimento è un po' lungo ed è faticoso, in quanto noi facciamo la raccolta del pomodoro non in giornata, ma 4-5 giorni prima, se vogliamo anche
una settimana prima. Li mettiamo a terra in un luogo asciutto e dopo questi giorni passiamo alla pulitura e li sciacquiamo abbondantemente con acqua, che devono venire belli puliti puliti. Poi vengono messi a scolare in grandi cestoni, dopodiché si schiacciano e noi per tradizione, quando vengono i nostri figli dal nord, li schiacciamo manualmente, perché togliendo i semi, quando poi passeremo a metterli in un calderone a bollirli, saranno privi di semi e quindi saranno meno aciduli, il sugo sarà meno acidulo, perché il seme tende sempre a lasciare un po' di acidità. Mettendo poi questi pomodori, quindi lavati, sciacquati ed asciugati, nel calderone, li facciamo bollire finché non si ritira tutta l'acqua del pomodoro e verrà fuori quindi questo pomodoro asciutto dalla propria acqua. Dopodiché passeremo a passarli al passaggio successivo, cioè dovremo macinare questo sugo che è bollito parecchio. Quindi passeremo alla macinatura del pomodoro, dopodiché aspetteremo che si farà tipido questo sugo. Nel frattempo qualcuno avrà già messo nelle bottiglie lavate precedentemente ed asciugate un cucchiaino di sale doppio e una foglia di basilico. Da un paio di anni il basilico tendiamo a non metterlo più perché si dice che sia cancerogeno, però noi a volte lo continuiamo a mettere. Quindi poi, una volta raffreddato il sugo, procediamo all'imbottigliamento. Tapperemo le bottiglie e passeremo poi alla bollitura in un grande bidone. Chiuderemo questo bidone, lo riempiremo d'acqua e aspetteremo, dopo che verrà fuori il bollore, 40-45 minuti da questa bollitura per capire che poi la bottiglia di pomodoro sarà pronta poi per essere consumata. A lei piace la provola d'Agerola? A me piace tantissimo, sia la provola che la mozzarella. Secondo lei che cos'è la dieta mediterranea? La dieta mediterranea è una dieta giusta e corretta se fatta bene. Cioè nell'apporto quotidiano non dovrebbero mancare fibre, carboidrati, zuccheri. Appoggio al 100% la dieta mediterranea. Sono del parere che bisogna osservarla e bisogna essere propensi e deve essere diffusa l'idea e il concetto di questa dieta. Ripeto, io sono d'accordissimo, non so mia mamma, mio padre, la mia famiglia, perché ripeto, parliamo di un'epoca in cui si mangiava quello che si aveva in casa, quindi si cresceva il maiale, si mangiava la carne di maiale, la mucca, il vitello, gli ortaggi, quello del proprio giardino. Però io vedo che mia mamma a 91 anni comunque ha una salute, nonostante abbia problemi di deambulazione e tutto, un fisico in forza. Però io non sono da meno, seguendo una dieta mediterranea corretta. Io perciò all'inizio con mio figlio non ero molto d'accordo, perché vedevo che in quella dieta, non essendoci pesce, non essendoci carne, però comunque devo rispettare queste scelte, assolutamente appoggio tutte le scelte delle persone. Agerola si affaccia sulla costa amalfitana e quindi si sente quel profumo che viene dal mare e si unisce alla freschezza dei monti, alla freschezza del mare che proviene da giù. Quindi oltre al cibo profumato si aggiunge questo clima salutare. Agerola, il suo nome deriva dall'antico latino Agerolus, cioè piccolo campo. E le devo dire anche questo, che con la nuova politica dei giovani, molti giovani di Agerola non emigrano più per trovare lavoro, ma si stanno di nuovo dedicando all'agricoltura e stanno cercando di riportare la cultura agricola di Agerola
anche in posti lontani. Quindi molte zone abbandonate dai genitori che sono partiti per il nord molti anni fa si stanno ripopolando e si stanno riprendendo grazie all'avvicinamento dei giovani alla cultura contadina. Io sono felicissima perché mi sento al sicuro, anche in questo periodo di pandemia non ci siamo mai sentiti soli perché ci siamo sentite, ci siamo viste dai terrazzi con i vicini, ci siamo aiutate, ci siamo fatte la spesa l'un l'altro, se usciamo ci sentiamo protetti, è come se ci aiutassimo l'un l'altro. Sono felice perché mi sento protetta, è come se fosse un paese che ci protegge.